Assolutamente. Ecco una versione ampliata del testo, mantenendo il tuo stile, tono e formato, e superando le 1600 parole. Ciao a tutti, e benvenuti, anzi bentornati, sul mio canale. Spero che l'estate sia stata fantastica per voi, piena di sole, relax e, perché no, anche di qualche piccola avventura. Io mi sono ricaricata al massimo e sono prontissima a ricominciare con tantissimi nuovi video e contenuti interessanti. Oggi, però, non vi porto un video leggero o spensierato come quelli che magari avete visto nelle scorse settimane. Oggi affrontiamo un argomento un po' più serio, un po' più intenso, un argomento che mi è stato richiesto da molti di voi e che, devo ammetterlo, mi sta molto a cuore. Parleremo di rimpianti, o meglio, parleremo dell'assenza di rimpianti. Prenderemo come spunto l'intervista shock di Neslihan, Nessun rimpianto, per analizzare insieme questo concetto potente e a volte un po' frainteso. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nemmeno un video e per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità. Mi raccomando, il vostro supporto è fondamentale per me. Ok, ora possiamo cominciare. Nessun rimpianto. Un titolo che suona quasi come una sfida, un grido di battaglia. Ma è davvero possibile vivere una vita senza rimpianti? È un obiettivo realistico o un'utopia irraggiungibile? E, soprattutto, è un obiettivo desiderabile? Partiamo da una riflessione. Cosa sono i rimpianti? Sono quella sensazione amara, quel senso di colpa, quel se avessi fatto, se non avessi detto. Sono i fantasmi del passato che ci tormentano, le scelte che ci perseguitano. Tutti, chi più chi meno, abbiamo dei rimpianti. Piccoli o grandi, banali o profondi, i rimpianti fanno parte dell'esperienza umana. Sono le impronte digitali delle nostre decisioni, le cicatrici invisibili che ci ricordano i momenti cruciali del nostro percorso. E spesso, queste cicatrici bruciano, anche a distanza di anni. Eppure, l'idea di una vita senza rimpianti è incredibilmente allettante. Immaginate di poter guardare indietro alla vostra vita con serenità, senza pesi sul cuore, senza se e senza ma. Un'immagine idilliaca, vero? Un orizzonte limpido, senza le nubi scure dei what if che si addensano all'improvviso. Poter ripercorrere il proprio cammino senza inciampare nei sassi delle occasioni mancate, delle parole non dette, delle azioni non compiute. Sembra un sogno, una promessa di pace interiore che tutti noi, in fondo, desideriamo raggiungere. Ma come si arriva a questo stato di grazia? È davvero possibile eliminare completamente i rimpianti? Credo che la risposta sia no. Non credo sia realisticamente possibile vivere una vita completamente priva di rimpianti. Siamo umani, sbagliamo, prendiamo decisioni affrettate, ci lasciamo guidare dalle emozioni, a volte dalla paura, altre volte dall'impulso. Siamo creature imperfette, in costante evoluzione, e il percorso verso la saggezza è costellato di errori e di passi falsi. È inevitabile che alcune di queste scelte, a distanza di tempo, ci facciano pentire. Magari non pentire in senso stretto, ma quantomeno interrogare, mettere in discussione, analizzare con occhio critico. Il punto, secondo me, non è evitare i rimpianti a tutti i costi, ma piuttosto imparare a gestirli, a trasformarli in qualcosa di costruttivo. Ed è qui che entra in gioco l'intervista di Neslihan. Non si tratta di vivere in una bolla asettica, evitando ogni possibile fonte di errore o di delusione. Si tratta, invece, di sviluppare una resilienza emotiva, una capacità di elaborare le esperienze negative e di trarne un insegnamento. Di trasformare il piombo dei rimpianti in oro di saggezza. Non conosco personalmente Neslihan, e non ho letto l'intervista completa a cui fa riferimento il titolo, ma il concetto nessun rimpianto mi offre uno spunto interessante. Immagino che l'intervista esplori la sua filosofia di vita, il suo modo di affrontare le scelte e le conseguenze che ne derivano. Forse Neslihan ha sviluppato una particolare strategia di pensiero, un approccio alla vita che le permette di navigare tra le difficoltà senza accumulare sensi di colpa o recriminazioni. Forse ha imparato a perdonare se stessa, a lasciare andare il passato, a concentrarsi sul presente e sul futuro. Credo che l'approccio nessun rimpianto non significhi negare gli errori o le scelte sbagliate, ma piuttosto accettarle come parte del percorso. Significa assumersi la responsabilità delle proprie azioni, imparare dagli errori e andare avanti, senza lasciarsi paralizzare dal passato. Senza rimanere impantanati nella palude dei se e dei ma, senza sprecare energie preziose in autorecriminazioni inutili. È un po' come dire, ok, ho sbagliato,
Ho fatto una scelta di cui mi pento. Ma non posso tornare indietro nel tempo. Posso, però, imparare da questo errore e fare in modo di non ripeterlo in futuro. Posso usare questa esperienza come È una lezione preziosa per crescere e migliorare come persona. è un atteggiamento di autocompassione, di comprensione verso se stessi, che ci permette di accettare la nostra umanità, con tutte le sue fragilità e le sue imperfezioni. In altre parole, l'approccio nessun rimpianto implica un atteggiamento di accettazione, di perdono verso se stessi e di proattività. Non si tratta di nascondere la polvere sotto il tappeto, ma di affrontare la realtà, di imparare a convivere con i propri errori e di trasformarli in opportunità. Di utilizzare i rimpianti come trampolini di lancio verso una vita più consapevole e più autentica. Questo non significa che dobbiamo essere indifferenti alle conseguenze delle nostre azioni, o che dobbiamo giustificare comportamenti sbagliati. Al contrario, significa essere consapevoli delle nostre responsabilità e impegnarci a fare meglio in futuro. Significa essere onesti con noi stessi, riconoscere i nostri limiti e cercare di superarli. Significa assumere un ruolo attivo nella costruzione del nostro futuro, senza lasciare che il passato ci condizioni in modo negativo. Un altro aspetto importante da considerare è che spesso i rimpianti sono legati a scelte non fatte, a opportunità perse, a sogni non realizzati. Ci pentiamo di non aver osato, di non aver seguito il nostro cuore, di non aver detto quello che pensavamo. Di aver avuto paura di fallire, di essere giudicati, di uscire dalla nostra zona di comfort. In questi casi, l'approccio nessun rimpianto può significare prendere in mano la propria vita e smettere di rimandare. Significa avere il coraggio di affrontare le proprie paure, di uscire dalla propria zona di comfort e di inseguire i propri sogni. Di buttarsi a capofitto nelle nuove esperienze, senza lasciarsi paralizzare dal timore dell'ignoto. Significa smettere di vivere nel se e nel ma e iniziare a vivere nel presente, prendendo decisioni consapevoli e allineate con i nostri valori. Significa smettere di accontentarsi e iniziare a lottare per quello che vogliamo veramente. Significa smettere di rimpiangere il passato e iniziare a costruire il futuro che desideriamo. Ovviamente, tutto questo è più facile a dirsi che a farsi. Non è facile perdonarsi, non è facile accettare i propri errori, non è facile affrontare le proprie paure. Richiede un lavoro interiore costante, un impegno quotidiano verso se stessi. Richiede la volontà di mettersi in discussione, di imparare, di crescere. Ma è un processo fondamentale per vivere una vita più serena e appagante, per liberarsi dal peso dei rimpianti e per abbracciare la gioia del presente. Un consiglio che posso darvi, basandomi sulla mia esperienza, è quello di praticare la gratitudine. Concentrarvi sulle cose positive della vostra vita, su ciò che avete, invece di focalizzarvi su ciò che vi manca. Di apprezzare le piccole cose, i momenti di felicità, le persone che vi amano. Tenete un diario della gratitudine, scrivete ogni giorno 3 cose per cui siete grati. Vi assicuro che questo semplice esercizio può fare una grande differenza nel vostro umore e nella vostra prospettiva sulla vita. Vi aiuterà a focalizzarvi sul bicchiere mezzo pieno, anziché sul bicchiere mezzo vuoto. Vi aiuterà a coltivare un atteggiamento positivo, che vi permetterà di affrontare le sfide della vita con maggiore serenità. Un altro consiglio è quello di circondarvi di persone positive, persone che vi supportano, che vi incoraggiano, che vi amano per quello che siete. Evitate le persone tossiche, le persone che vi criticano, che vi sminuiscono, che vi fanno sentire inadeguati. Le persone che vi succhiano energia e che vi fanno dubitare di voi stessi. Infine, ricordatevi che siete perfetti così come siete, con i vostri pregi e i vostri difetti, con le vostre cicatrici e le vostre ferite. Non cercate di essere qualcun altro, non cercate di raggiungere standard irrealistici. Amatevi, accettatevi, perdonatevi. Siate gentili con voi stessi, trattatevi con la stessa compassione e lo stesso amore che riservereste a un amico in difficoltà. Ricordate, l'obiettivo non è eliminare i rimpianti, ma trasformarli in carburante per il futuro. Trasformarli in lezioni, in opportunità, in motivazione per diventare la versione migliore di voi stessi. Trasformare le ferite del passato in cicatrici di forza e resilienza. E ora, tirando le somme di questo video, abbiamo visto che la vita senza rimpianti è un ideale, un punto di riferimento, più che un obiettivo raggiungibile. Abbiamo visto che i rimpianti fanno parte dell'esperienza umana e che il segreto sta nel gestirli, nell'accettarli e nel trasformarli in qualcosa di positivo.
Abbiamo esplorato l'idea di accettazione, di perdono verso se stessi e di proattività come strumenti per affrontare i rimpianti e andare avanti. Abbiamo parlato dell'importanza di vivere nel presente, di inseguire i propri sogni e di circondarsi di persone positive. Abbiamo sottolineato l'importanza della gratitudine e dell'amore verso esse e stessi come antidoti contro i rimpianti. Ma vorrei aggiungere un'ultima riflessione. Forse, il concetto di nessun rimpianto non è solo una questione di gestione individuale delle proprie emozioni. Forse, implica anche una dimensione sociale, una responsabilità verso gli altri. Forse, vivere senza rimpianti significa anche impegnarsi a fare del bene, a lasciare un'impronta positiva nel mondo. A contribuire a creare una società più giusta, più equa, più umana. A lasciare un'eredità di amore e di compassione alle generazioni future. Perché, alla fine, i rimpianti più grandi sono quelli legati alle occasioni mancate di fare la differenza, di aiutare gli altri, di rendere il mondo un posto migliore. Sono i rimpianti di non aver agito quando potevamo, di non aver parlato quando dovevamo, di non aver amato quando potevamo. Sono i rimpianti di non aver lasciato il nostro piccolo segno nel grande libro della vita. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Spero che vi aiuti a guardare i vostri rimpianti con occhi diversi, a non lasciarvi sopraffare dal passato e a vivere una vita più piena e consapevole. Spero che vi ispiri a prendere in mano la vostra vita e a fare la differenza, a non rimandare i vostri sogni e a non sprecare le vostre opportunità. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Spero davvero che vi sia stato utile. Ora, voglio sapere cosa ne pensate voi. Avete dei rimpianti? Come li gestite? Qual è la vostra filosofia di vita? Qual è il vostro segreto per vivere una vita senza rimpianti, o quantomeno per convivere serenamente con i vostri rimpianti? Lasciate un commento qui sotto, mi piacerebbe molto leggere le vostre opinioni. E, naturalmente, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a continuare a creare contenuti che spero vi siano utili e interessanti. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ricordate, la vita è un viaggio meraviglioso, pieno di sorprese e di opportunità. Non lasciate che i rimpianti vi impediscano di godervi ogni singolo istante. Siate coraggiosi, siate audaci, siate autentici. E, soprattutto, siate felici.